lasciate like, commentate e soprattutto non dimenticatevi della campanellina per non perdervi altri video. Ciao! Quindi abbiamo un patto tutti quanti? All'alleanza più strana io abbia mai avuto in vita mia. Maestro, ce l'ho fatta, sono tornata. E si abbassa, si scompiglia i capelli, apre le braccia proprio per un abbraccio. Mi getto per le sue braccia. Ce l'hai fatta, snella, eh? Andando in modo rapido, preciso, ma in qualche modo delicato, a unirsi e creano questa lunga lama che una volta terminato si illumina di questa luce lunare che per meno di un secondo illumina tutta la stanza. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Siamo nell'Underdark, all'interno di un enorme palazzo regale, dove la seta più pura cade come drappi intorno a quello che è un tavolo in avorio, dove due figure stanno giocando a scacchi. Le due mani che muovono le pedine sono perfette, affusolate. Sembra che l'età non abbia mai toccato quella pelle. I pezzi bianchi si muovono verso quelli neri. Abbiamo un patto, lo sai, l'hai sempre saputo. I pezzi neri cominciano a muoversi verso quelli bianchi. Lo so benissimo, ma cos'è che ti fa così tanta paura? Alla fine sei diventato una dea, no? E c'è un continuo scambio di mosse e anche di parole. Se lei dovesse mai arrivare qua, darà il coraggio a quegli insetti di ribellarsi. E se solo per un momento loro riusciranno a mettere la mano sulla forgia, questo sarà un problema per entrambi, lo sai? I pezzi neri continuano a muoversi verso quelli bianchi, ad attanagliare ormai il re. La telecamera si sposta verso l'alto e c'è il viso di Tasha. Beh, sei tu la dea qui, non io. Io sto giocando a un altro gioco e... sì, è vero, ho questo accordo con te, ma io ho i miei modi e non ti preoccupare, che pian piano tutto quanto avrà senso e tu finalmente avrai il tuo impero e io avrò quello che mi serve. E prende il re della scacchiera bianca. L'altra figura che è di fronte a Tasha è quella di Lolt, che la guarda negli occhi. Non provare a tradirmi, se no la mia ira cadrà anche su di te. Ed entrambi ridono, facendo echeggiare il suono di due regine che stanno giocando a scacchi con il mondo intero. Torniamo all'interno della stanza di Jasper, che fino a pochi attimi fa conteneva solo il povero ragazzo che si stava riposando dopo la lunga ed estenuante giornata. Prima di andare a letto lui si metterebbe un attimo al tavolo perché deve riordinare le idee per iscritto, quindi ha taccuino davanti e un paio di tomi o di pergamene. Lui è chino su questo tavolo con probabilmente una candela, immagino. Senti la porta aprirsi piano piano e una voce seduta nel tuo giaciglio. Jasper. Sono lì che scrivo. A cosa devo questa visita, Tasha? Mi piace venire a trovare le persone che possono essermi utili o che vogliono diventare utili in questo mondo.
e qualcosa mi dice che probabilmente tu hai bisogno del mio aiuto. E cos'è che te lo fa pensare? La tua sedia improvvisamente si gira e vedi questa donna con le gambe incrociate, bellissima, e le sue vesti si appoggiano morbide su quello che è il tuo letto. Ho saputo che qualcuno ha trovato la prima vestigia. Ce ne saranno altre? Potrebbero essercene altre, o comunque potrebbero esserci altre armi utili allo scopo. Come mai Tasha dà informazioni gratuite così all'improvviso? Sai come si dice in alcuni casi, il nemico del mio nemico è comunque il mio amico. Secondo me è un'immagine un po' idilliaca di quello che in realtà fai. Perché proprio ora? Siamo qua giù da un po'. Perché avete dimostrato di poter muovere alcuni pezzi di questa enorme scacchiera e la regina ha cominciato a mettervi gli occhi addosso. E tu cosa vorresti da me, esattamente? Tu rispetto all'altro hai una libertà e diciamo che io ho bisogno di controllare un attimo quella libertà chiedendo un favore per un favore. Non credo di essere così interessato. E cerco di rigirarmi con la sedia. Quindi non sei interessato alla vita di tua sorella? Sì, che lo sono. Come vedi, sto studiando apposta. Non ti servirà a niente tutto questo, proprio a nulla. Può darsi che tu abbia ragione, anzi, probabilmente hai ragione dall'alto della tua sapienza, ma mi trovo in una situazione piuttosto spinosa. Ora che avete una delle vestigie, ti dico già da adesso, non basterà per fermare la matrona. Ha quasi completato il suo rituale e non serviranno neanche questi 4 paladini che sì, sono devoti a Pelor, nonché il nemico di Lolt, ma persino io ho difficoltà a oppormi a lei. In qualche modo faremo. Va bene, si alza, si avvicina a te e quando la sua mano tocca appunto la tua spalla, improvvisamente senti un'energia passarti attraverso e le tue vesti cominciano a cambiare, diventano un'armatura in cuoio con diverse rifiniture dorate. Probabilmente stai sentendo la stessa sensazione che ha sentito Opal nel tenere in mano una delle vestigie. Questo è quello che posso prometterti in cambio di un favore che prenderò quando mi servirà. È questo il problema, capisci? Ma come se in pratica strappasse ad un tratto la tua armatura da dosso. Questa sparisce e senti questa enorme energia abbandonarti. Hai quasi il respiro affannoso per un attimo, come se il tuo corpo avesse dovuto sostenere una forza incredibile. Forse cambierai idea di questa piccola discussione che abbiamo avuto. Non lo so, il futuro mi è imperscrutabile per adesso. Beh, se dovesse servirti, saprò quando tornare. Ti dà alle spalle, mette la mano sulla maniglia, la porta si apre. Non sempre io potrò essere disponibile. Nel momento in cui cadrà la mia nemica, se mai cadrà, e io e te non dovessimo avere un patto, ricorda che potrei riprendermi quello che è mio. Buonanotte, Tasha. Buonanotte e salutami Archibald. Con piacere. Si allontana, lasciando la porta per un attimo aperta. Dopodiché questa si chiude di scatto e un lampo violaceo passa da sotto la tua porta. Dopodiché non senti più il freddo che attanagliava questa stanza e ritorna il calore che apparteneva a questo luogo. Vedo del buio, mi sento soffocare, sento il calore del sangue, anche l'umidità sia della terra, dell'acqua che viene giù dal cielo, l'umidità del mio stesso sangue che mi sta colando tra le clavicole, che mi si aggruma dietro le orecchie, e queste che diventano sorde, il mondo che diventa muto e cieco e buio, e io che non ho più nessun senso, i miei arti che diventano freddi, inizio a non sentirli più miei. E poi la voce, lieve carezza melliflua che di dolce non ha veramente niente. Io immagino che sia la morte in quel momento, ma forse qualcosa o di peggio o di meglio. E in quel momento io, annaspando, reggendomi il collo, mi sveglio, mi piego sul letto, controllo se è ancora attaccato, se ho sangue, se tutte queste sensazioni che ho provato sono effettivamente
derivate dal sonno, e io in questo momento mi sono solo svegliato in un bagno di sudore, quindi affondo un attimo la testa tra le mani, tra i palmi, lascio andare un profondo sospiro. E quando appunto ti svegli, senti il calore di questo luogo che accarezza le tue guance e quel freddo con la quale ti sei svegliato e che ha qualcosa di familiare si attorciglia per un attimo intorno al tuo collo, dopodiché tutto torna ad essere normale. Senti le risate di Sindarin, che tra una risata e l'altra dà ordini a quelli che sono le persone che appunto stanno cercando di mandare avanti la baracca, come si suol dire. Apro la porta con un sorriso, tranquilla. Non ho il cappello, una cosa strana da me. Subito sorrido a vedere Archibald davanti a me, ma mi preoccupo subito perché lo vedo leggermente più turbato, vedo dei gesti che riconosco. Faccio dei passi abbastanza veloci per raggiungerlo. Archer, tutto bene? Sì, fa caldo. Archie? Sì, bene, sto bene, sto alla grande. C'è il sole fuori, bella giornata. No, non c'è il sole fuori. Non lo so come lo chiami. Posso Quello? entrare? Sì, penso che non ci sia nessun problema. E allora, entro. E si vede punta di Sindarin piedi. tipo non si vabbè. Lavori su qualcosa? E mi siedo in fondo al letto, un po' appunto sballonzolante, con i piedini che vanno avanti e indietro. Sì, effettivamente sì, voglio fartela vedere. Vado a prendere questa scatola e te la porgo. Ok, sembra una pazzia, però al momento sembra funzionare. Devo cercare di capire come fare le altre cose. Sfiora le singole lamelle, una per volta. Ok, lo faccio. Man mano che tu sfiori queste lamelle, noti che ognuna di esse produce un suono singolo, ma l'uno diverso dall'altro. Wow. E penso che se unisco quella cosa a questa, se lo chiudo, questo piatto teoricamente dovrebbe girare e quindi arrivare a produrre della musica senza che nessuno la suona. È incredibile. Penso sia incredibile. Ed è un tuo progetto? Sì, ho lavorato per logica. Se dietro un pianoforte c'è un martelletto che battendo le singole corde produce un determinato suono, sulla base della lunghezza delle corde vado a intuire che posso utilizzare i metalli e suonare. E sono effettivamente un discorso che è messo a caso, ma lui è preso nel raccontartelo. Ok, è un po' complicato per me, però sei carino quando ti appassioni alle cose. Grazie, sì, mi tengono la testa impegnata, mi fanno stare bene. E l'importante è questo. Ora, Grazie. mi vuoi dire cosa c'è che non va? Ho avuto il presentimento di sentirla, non la percepisco da un po'. Ne ho avvertito di nuovo la sua presenza, però non so se è stata frutto della mia testa, della mia immaginazione, stanchezza, forse dovuta al luogo, o se effettivamente è così. Lo ascolto annuendo e poi mentre parli proprio vedi che l'hai sentita qui? No, cioè non è che l'ho sentita... L'hai avvertita? Sì, ti ho detto però non so se è una sensazione... E non è venuta perché- da te? No, penso... Oddio santo, spero Oh, di no. Dio mio! E mi alzo, faccio no. Jasper! E vado verso la porta. E io le corro dietro. Apro la porta e faccio oh, ma che urli? Mi ci butto sul petto, lo abbraccio. Faccio stai bene. Ok. Sì, ma Ok, che dimmi che non hai succede? fatto patti. Con chi? È venuta, era qua. Io sono dietro con il collo inclinato. E io guardo Archibald da sopra Opal. Ma perché è venuta anche da te? Io la avverto. Ah, sì, è passata prima da qui. Mi ha anche chiesto di salutarti. Io lo so che tu non l'hai fatto, vero? Beh, è chiaro, no? Ok. State calmi, non è successo niente, diciamo, niente di grave, ecco. Cosa sono tutte queste urla? Ecco, avete svegliato Dagnil. Chi era? Chi è venuta? Chi? Entrate. Ah, ok. Che essere amorevole. Chiudo la porta. Sì, Tasha è venuta nella mia stanza. Cosa ti ha proposto? Oh, Mi ha proposto, come puoi ben immaginare, di aiutarci.
E tu in Puzza cambio di cosa cazzate. avresti dovuto dargli? Sostanzialmente Lolt è una sua nemica e a lei gli fa comodo il fatto che noi le stiamo mettendo i bastoni tra le ruote. Ha detto che quello che noi abbiamo fatto negli ultimi giorni ha attirato effettivamente la sua attenzione e che lei vuole darci una mano, e in cambio di questa è una sorta di armatura leggera sostanzialmente, mi ha chiesto di riscuotere un favore quando ne avrà bisogno. Mi va se azzardo un'ipotesi su quello che lei vuole? Nel momento in cui riusciamo a togliere dai piedi Lolt, quel bellissimo trono rimane spoglio. Quindi dici che vuole prendere il trono di Lolt? Che schifo. Ah sì, è un'enorme palla di schifo. Questo mi fa capire una cosa, però. Lolt ha paura. Potrebbe non avere paura, però potrebbe comunque essere anche molto sulla difensiva. La profezia l'avete vista, l'avete sentita, sì, però a quanto pare Lolt sapeva che un giorno sarebbe arrivata una discendente diretta di Elistrae, quindi un po' di paura ce l'ha. E se Tasha è arrivata a dare quasi per scontato che il trono potrebbe essere suo, non riesco bene a capire da che parte stia Oberon. Non riesco a capire se possiamo fidarci di lui o no. A questo punto solo parlandoci lo scopriremo. Potrebbe anche semplicemente essere un centenario annoiato e curioso di ciò che sta per stravolgere l'Underdark. Dagnil, scusate, non so bene come funziona, ma ci sono altri, secondo te, di questi funghi umanoidi che potrebbero aiutarci? Noi possiamo aiutare. Non volevo rispondere. Almeno non ero io. Però sì, quanto pare forse potremmo essere d'aiuto. Ok, probabilmente nessuno meglio di loro conosce l'Underdark. Penso che tu abbia ragione, Jasper, però aspetta. E vedete che le pupille che erano nere di Doug si fanno un po' verdognole. Noi cantiamo e chiaggiamo il nostro canto in questo luogo. Purtroppo molti di noi, pietrificati, buio è l'eco della nostra canzone. L'essere che chiamate Michele, quello fatto di carne che mi ha preso, ha avvelenato il nostro circo e sta avvelenando tutta la profondità. E vedete gli occhi gli diventano di nuovo nere. Ok, questo era strano. Molto. Ma dovremmo aiutarli in qualche modo? Questo assolutamente. Noi siamo qua perché dovevamo trovare Oberon. Secondo me non possiamo evitarlo per sempre. Lui molto probabilmente sa che siamo qui. Sicuramente, anche perché la cacciatrice è una sua creazione, quindi se ci ha visto la cacciatrice presumo che ci abbia visto anche lui. Quindi io proverei a raggiungere Oberon a questo punto. Magari potrebbe avere anche altre informazioni. Io sono d'accordo. Ma io li devo aiutare. E li Certo. aiuteremo. Mentre state tutti parlando, cominciate a sentire un po' di fracasso al piano di sotto, muoversi di armature pesanti. Non è un buon segno? Facciamo veloce e andiamo a controllare. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Quando arrivate al piano di sotto sembra che ci sia una calca in quella che è l'entrata del monastero. Tra la folla esce fuori quello che è Sindarin. Quando arrivate lo vedete un po' serio. Buongiorno, venite qui, questo mi sa che è vostro. Vi dinoccolate tra la gente. C'è un essere che è molto simile a quello che avete incontrato a Baldur's Gate. Questa volta sembra una bambola di porcellana fermo di fronte a voi, che appena arrivate
notate, fa un movimento di scatto col viso, dopodiché avvicina le mani e vi guarda. Che cosa vuoi? Parlo con i Magister e il gruppo che dovrebbe stare con loro. Chi lo chiede? Sono un umile servo del maestro. Chi è il tuo maestro? Il maestro in questione è il signor Oberon. Sì. Sono stato mandato dal maestro per portarvi alla sua dimora. Quando tu ti giri hai tipo Sindarin proprio di fronte. Fai attenzione, signorina. Si avvicina al robot e vedi che se il tuo maestro fa qualcosa agli amici miei, ci penso io poi, eh? Il robot sembra non proferire parola. Scusate per il trambusto causato da questo messaggero e grazie ancora per l'ospitalità. Non so perché siate in combutta con quel tipo, ma a me fa solo non ribrezzo avevamo- a sentire il suo nome. Non avevamo modo per arrivare qui. Abbiamo un mezzo di trasporto? Sì, sono io. Fa un movimento con la mano, sentite dei rumori meccanici e improvvisamente appare una pietra rossa sulla sua mano, come se infilzasse con la pietra il vuoto di fronte a lui. Incide un cerchio che comincia a emanare una luce rossa, seguendo il movimento della pietra. Quando chiude tutto il cerchio, si crea un portale. Faccio una lunga falcata attraverso il portale. È permesso? Quando oltrepassa il cerchio, questo si chiude su se stesso. L'automa comincia a camminare verso una direzione opposta a dove siete venuti. C'è questo enorme tavolo imbandito, come se fosse fatto d'onice. Ci sono tra le prelibatezze più belle che voi possiate aver visto nel mondo superiore. L'unica cosa che si contrappone a questa enorme regalità e gentilezza è che tutto intorno a voi non riuscite a vedere le pareti, come se ci fosse una coltre di nubi e diverse catene stanno penzolando e in alcune potete notare alcuni arti degli automi che vi sembrano essere molto simili a quello che vi ha accompagnato. Mister Oberon? Dopo qualche attimo, il rumore di una porta chiudersi e un occhio rosso nell'oscurità. Opal, tu riconosci come l'occhio di Oberon, i suoi passi profondi riecheggiano e sentite anche il ticchettio di un bastone. Dopo pochi attimi appare la figura di questo elfo pallido, fisicamente asciutto ma definito. La sua pelle ha questo pallore inumano. È tutto curato al minimo dettaglio, il suo vestiario, i suoi capelli, che si avvicina guardandovi. Nonostante mi dà sempre quella sensazione di giudizio, quella sensazione che mi sta scrutando l'anima, mento alto e lo guardo con aria di sfida. Il suo occhio fa dei movimenti abbastanza strani, come se vi stesse studiando. Quindi questo sarebbe il famoso gruppo che Mordred mi ha chiesto di prendermi cura? Bene, 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 bene. E continua a passeggiare tra di voi. Mangiate pure? Non ho avvelenato nulla. Perché dovrei avvelenare la roba di qualcuno ospite a casa mia? Strano che tu lo debba specificare, Oberon. Penso che qui nell'Underdark tutti hanno voglia di uccidervi. Ah sì. E tu no? Sono un uomo d'onore dopo tutto, no, Opal? Io tiro sulle maniche. Molto bene. Mordred è ancora capace di lanciare qualche incantesimo, allora. Non si è indebolito a stare alla luce del sole. No, siamo la famiglia più famosa di stregoni in superficie, almeno per quanto riguarda Baldur's Gate. Troppo famosa per quello che mi riguarda, soprattutto se uno deve difendere la propria figlia. Io sposto rumorosamente una sedia. Non siamo qui per parlare di faide familiari e tirarci frecciatine. Nostro padre ci ha detto che avresti potuto darci una mano. Quindi siamo qui per essere scherniti o siamo qui per parlare di ciò che ci aspetta qua sotto? Essendo che mi sembra di capire che tua figlia c'entri qualcosa con la mia quasi morte. Devo prendermi le responsabilità di quello che fa mia figlia lontano dall'Underdark? Beh, tu eri presente quella sera, se ben Non ricordo. nel luogo dove eri tu. No, in effetti no. E anzi, per colpa tua non ho più mia figlia. Vorrei sapere dove è nascosta. Io l'ho lasciata a Strixhaven, dove era e dove dovrebbero tenerla al sicuro, ma non credo che quella scuola tenga al sicuro i propri studenti. Potresti chiederlo alla preside? A quanto pare lei dice di non sapere nulla. Ah, e tu ti fidi? Ovvio che no, non mi fido di nessuno, se no non sarei sopravvissuto all'Underdark. Scusate se vi interrompo. Noi abbiamo l'Olt alle Calcania tecnicamente,
possiamo È vero. passare ad altri argomenti, scusami Opal. No, verissimo. hai ragione. Perché Mordred arriva dal nulla e mi chiede di prendermi cura dei suoi figli? Noi siamo più o meno nella tua stessa situazione, perché da un giorno all'altro nostro padre ci chiede di fidarci di qualcuno che non abbiamo mai sentito prima. In che modo tu dovresti o potresti aiutarci qui sotto? Oltre me, la massima figura di potere all'interno di mezzo Berranzan è la matrona. Sono persino sopra l'Euca. Ho dimostrato il mio valore costruendo le macchine belliche e tutto ciò che può aiutare la vita della matrona, nonché la cacciatrice stessa. Quindi sei dalla parte della matrona. Un costruttore non è dalla parte di chi gli dà il soldo. Quindi ci stai dicendo semplicemente che ti sei guadagnato la tua libertà con le tue capacità. Qualcuno ha i geni di famiglia, allora. Cosa ti dovrebbe spingere a rischiare la tua posizione per noi? Perché dovrei rischiare la mia posizione? Perché se ci aiuti a opporci all'Olt, tu non ti ritroveresti nella migliore delle posizioni, o sbaglio? Quando un popolo perde una guerra, tagliano la testa al re. L'importante è essere sempre al secondo posto, mai al primo. Senti, non siamo venuti fino nell'Underdark per farci dare lezioni di vita o di guerra. Dovete fare una guerra? Dobbiamo fare una guerra? Come volete conquistare il trono della matrona? Non ci interessano troni a noi. Mi interessa liberarmi di lei. Come A me? pensi di fare? Chiedergli, la prego, signorina Lolt, potrebbe gentilmente smettere di darmi la caccia? No, vado alla parte dove la detronizzo direttamente. E quindi? Volete distruggere il suo trono? Sì, ma perché nostro padre si fida di te? Perché abbiamo fatto la scuola insieme? Quando è l'ultima volta che hai visto nostro padre? Quando è che si è sposato tuo padre? E quante cose sono cambiate dal matrimonio di mio padre ad adesso nella tua vita? Molte. Quindi mio padre si fida del ricordo che ha di te. Probabilmente sì. E perché io e la mia famiglia, e indico il gruppo, dovremmo fidarci di te? Quanti alleati avete in questo momento? Più di quanti ti possa interessare. Un gruppo al di momento. 2 garre, una ventina di drow, uomini nati e cresciuti per servire le matrone. Sono abbastanza secondo voi? E tu cosa ci offriresti? Posso offrirvi mezzo Berranzan, l'entrata e l'uscita da questo luogo. E addirittura l'uscita. Cosa ci guadagni ad andare contro la matrona? Lui è il perdente vincitore, quell'esatta gerarchia di mezzo che sta tra vince qualcun altro, non mi sporco le mani, quindi di conseguenza vinco pure io. Mancherebbe un pelino così per arrivare al vertice, ma non ci voglio arrivare. E quindi rimango nella lieve mediocrità. Puoi giudicarmi per questo? Ah, non giudico, non biasimo. Ma io Non mi giudico. interessa. Io Sanguisuga. spiego. Si avvicina a pochi centimetri da Opal. Tu sai che io ho condiviso lo stesso destino di tuo padre. E secondo te, perché mia figlia è ancora viva? È morta? L'ultima volta che l'ho vista era viva, ma se è leggermente somigliante al padre, potrebbe essere entrambe le cose, o mi sbaglio? Touché. Diciamo che ho dovuto, come ha fatto tuo padre, trovare una soluzione per mantenere almeno mia figlia, che tu mi hai levato. Io non ho levato proprio niente a nessuno. Fatto sta che non è qui. Fatto sta che io l'ho lasciata a Strixhaven, al sicuro. Quindi qual è il vostro piano per ribellarvi alla regina? In realtà finora siamo andati abbastanza a braccio, dato che tu dovevi essere il nostro contatto. Ci siamo occupati di uno dei servi della matrona. Stavamo pensando a quali altri alleati potremmo trovare. Posso convincere la cacciatrice a non essere vostra nemica? Opal, nella testa senti che risuona: il nemico di un mio nemico è comunque mio amico. Non mi sembra una persona degna di fiducia, ma se tu ti fidi, io mi fido. No, quello mai. Appoggio una mano sul tavolo e la stringo. Faccio proprio questo gesto qui, alzandomi gli occhiali. Ti chiedo scusa, Oberon, ma già non molto tempo fa ho parlato con una persona che parlava per enigmi e che non era chiara su ciò che voleva. Quindi la mia pazienza in questo momento non è esattamente ai suoi massimi storici. Cos'è che vuoi in cambio? Ti basta la nostra vittoria? Cosa ti assicura che facendoci entrare nel suo palazzo noi riusciremo a vincere? Che io posso farvi entrare nel luogo che la matrona non vuole che venga esplorato. La forgia del sangue. Quel luogo permette di creare armi in grado di ferire gli dei. E ci serve una di quelle armi per uccidere l'Olt. Cos'è l'Olt? Sta compiendo un rituale e sta cercando di arrivare alla sua forma perfetta.
a quella di un dio completo che non riesce a terminare perché semplicemente quel gruppetto di paladini con la quale avete fatto amicizia si oppone a lei e forse qualcun altro mette i bastoni tra le ruote. Mentre lui parla, io tiro fuori il suo libro. Faccio proprio un tap tap abbastanza rumoroso sul libro. Eccolo. Quale sia il vero scopo della forgia rimane un enigma. Alcuni sussurrano che sia il baluardo finale della matriarca, un'officina in cui creare strumenti di morte capaci di porre fine persino alla vita divina. Altri credono che sia una trappola, un sigillo che protegge qualcosa di troppo pericoloso per essere rilasciato. Tuttavia una cosa è certa, la matriarca non permette a nessuno di avvicinarsi a questo luogo, né servo né alleato. Lo guardo, nemmeno io, che ho costruito orrori meccanici per la sua gloria, posso conoscerne i segreti. E chiudo rumorosamente. Sono passati 50 anni da quel libricino. Bene, hai avuto accesso alla forgia? Ho trovato un'entrata. Una volta un uomo disse: dona le tue orecchie, non donare il cuore. Ascolta chi ha potere, ma non essere controllato. Non siamo quattro coglioni. Le mie parole possibilmente potrebbero aver confuso, signor... Callaghan. Sentite, molto semplice, io voglio che lei cada perché questa storia della primogenita che deve essere uccisa perché non si sa mai esca fuori la nuova arma che ucciderà Lolt, bla bla bla, sta cominciando a diventarmi fastidiosa. Dato quello che è successo a mia figlia, mi serve che lei sparisca in modo che io, mia figlia, rimanga in vita. Direi che ho un'ultima richiesta. Giurami fedeltà. Giurami fedeltà e io non solo ribalterò il trono di Lolt, ma ti riporterò tua figlia. O almeno saprò cosa le è successo. Si allunga un enorme sorriso sul suo volto. Ecco qui la parte che preferisco dei Magister. Non ti chiedo di giurare fedeltà a me, non sei mio schiavo e non lo sarai. Ti chiedo di giurare fedeltà a questa causa. Mette la mano sulla cinta ed estrae una lama. Si taglia. Dopodiché dà la lama a te. Mi fa tornare a quando ero giovane. Prendo, taglio il palmo. Pone la mano verso di te. Stringo. Improvvisamente vedete tutti quanti un cerchio di sangue che comincia a crearsi e da lati opposti e si unisce facendone uno solo. Io non potrò fare del male a te e tu non potrai fare del male a me. Allontana la mano da Opal, si alza la benda e vede che c'è un occhio meccanico sotto. Estrae l'occhio, rimane un bulbo oculare completamente vuoto ma come se ci fossero dei piccoli ganci dorati. Vi porge l'occhio. Con quello io potrò seguire tutto quello che fate, quindi saprò quando sarà il momento di entrare in azione. Già che siamo alleati, Naikele ha ferito il circolo dei funghi. Sì, l'ha fatto. Probabilmente hanno utilizzato uno dei piani che avevo in mente per bloccare questa avanzata fastidiosa di quei parassiti definiti così dalla regina. Come possiamo aiutare il circolo e dove si trova? Sta proprio sotto mezzo Berranzan. Vi posso tranquillamente trasportare lì. Non potrò teletrasportarvi all'interno del luogo. C'è una sorta di incantesimo fungineo che blocca questa cosa. Probabilmente avrà sguinzagliato alcune bestie in quel luogo per pietrificare tutto. Abbiamo modo di fermarla questa cosa? Sì, andate lì, distruggete quelle creature. Sono dei basilischi. Non le guardate negli occhi se possibile. E per la forgia invece? Servirà del sangue di un dio. Servirà un'arma fatata. Io faccio finta di niente. Quando avrete queste cose, io potrò portarvi all'entrata della forgia. Leuca sarà un problema? Oh, quello lo sarà sempre. Cercherò di trattenerla il più possibile, ma arriverà il momento in cui vorrà marciare contro di voi. Quindi abbiamo un patto. Quando avrete quello che vi serve, ci rincontriamo qua. Schiocca le dita e un automa, lo stesso automa che vi ha accompagnato, arriva, fa un cenno, dopodiché crea un portale. Quello che si presenta di fronte a voi è un'enorme quantità di rovi completamente pietrificati con dei funghi giganteschi. Il continuo del viaggio lo scopriremo nella prossima sessione.